Oggi ti porto dentro la testa degli uomini più potenti del mondo antico. Ti mostro come davvero gli imperatori romani gestivano lo stress. E ti avviso, non c'è niente di nobile né di equilibrato, c'è paranoia, c'è sangue, c'è superstizione e soprattutto c'è lo stress di chi ogni mattina si svegliava con una sola domanda. Quanti oggi vogliono uccidermi? Io te lo dico subito, uno come Traiano o Adriano o Caracalla non aveva stress da riunioni, aveva stress da congiure, da carestie, da legioni amiche che diventano nemiche in un istante. Ogni loro giornata iniziava con due pensieri fissi. Chi trama contro di me? Cosa devo dare al popolo per evitare la rivolta? Ma come scaricavano un po' la tensione questi imperatori? Beh, si calmavano così, decidendo la vita e la morte degli altri. Proprio non sto esagerando, è la verità. Per molti di loro firmare condanne era catartico. Tiberio, per esempio, lo faceva nell'ombra. Caligola lo faceva per gioco. Domiziano lo faceva invece per paura. Era, diciamo, una sorta di valvola di sfogo. Mi minacci? Ti uccido. Ti cancello. Era abbastanza tossico, sì. Funzionava? Per loro incredibilmente, sì. Insomma, in poche parole, distruggevi il problema prima ancora che diventasse un problema. Era la terapia del potere assoluto. Qui arriva la parte però che non sospetti. Per i romani molte emozioni negative, ansia, paura, insonnia, non erano psicologiche, erano spirituali. Se un imperatore non dormiva, non chiamava un medico, chiamava un augure, una ruspice, uno che guardava il fegato di un animale e diceva: tranquillo Cesare, è solo cattiva influenza divina. Era la loro psicoterapia, insomma. Erano sacrifici, purificazioni, amuleti. Cioè non cerchi la pace interiore, cerchi di non fare incazzare gli dei. E qui te la sputo proprio così. Più potere avevi e più eri terrorizzato. Cioè ogni imperatore viveva schiacciato dall'ansia di perdere ciò che aveva conquistato. Era normale. Nerone cambiava stanza ogni notte. Commodo dormiva con gladiatori fidati fuori dalla porta. Settimio Severo diceva ai figli: arricchite i soldati e fregatevene degli altri. Dice perché? Perché ciò che calmava uno stress quotidiano, insostenibile, era una sola cosa: avere le legioni dalla tua parte. È la forma più concreta di coperta di sicurezza nell'antichità. Parliamo di come iniziavano la loro giornata. Gli imperatori non iniziavano la giornata con meditazione e stretching come faremmo magari noi oggi. La iniziavano così. C'era una revisione delle guardie, poi c'era il ricontrollo degli ingressi al palazzo, udienza con informatori, rapporto sui movimenti delle legioni, aggiornamento sulle famiglie nobili sospette. Erano abituati a vivere come animali braccati. La loro colazione era la notizia che non erano stati avvelenati durante la notte. Fantastico. Ma come scaricavano la tensione questi imperatori? Cioè, c'erano 3 metodi. Niente di sano sicuramente. Era tutto incredibilmente però efficace. Ora ti dico come. Beh, il primo: spettacoli di sangue, guardare combattersi gladiatori e animali per riequilibrare la psiche. Lo stress diventava, in poche parole, intrattenimento. Poi c'erano gli sport estremi. Per esempio, Adriano si sfogava cacciando, Commodo addirittura combatteva nell'arena. Più rischiavi, più ti sentivi di essere vivo. E poi c'era il sesso compulsivo. Molti imperatori usavano il sesso come sedativo. Nerone, Caligola, Elagabalo, ma anche quelli seri tipo Marco Aurelio avevano una pressione che trasformava la libido in un anestetico emotivo. Però c'è una curiosità: lo stress non veniva solo dal Senato, non veniva dai generali solamente o dal popolo, veniva dalla famiglia, qualcosa di comune. La moglie poteva tremare, il fratello poteva pretendere il trono, il figlio poteva diventare un problema. Insomma, stesse cose che abbiamo un po' oggi. Insomma, la dinastia Giulio Claudio, per esempio, era una bomba atomica emotiva. La famiglia dei Severi era una lotta continua. Ora immagina gestire stress statale mentre controlli anche le madri, i figli, i fratelli, le mogli, i cognati che potrebbero venderti per il potere. Immagina sta situazione psicologica, come poteva vivere un Marco Aurelio della situazione. Impazzivano. Sembra proprio l'opposto degli altri, vero?
lo stoico, il saggio, l'autocontrollo. Ora ti dico una verità. Marco Aurelio era uno dei più stressati di tutti. Non avevo dubbi, immaginavo. Scriveva meditazioni non per ispirare noi, ma perché senza quelle pagine sarebbe crollato. E dove le scriveva? Nei campi militari, tra pestilenze, invasioni e tradimenti. Proprio il contesto perfetto. Era uno che ogni mattina doveva convincersi con la forza a non perdere il controllo. E la filosofia non era mica un hobby, era un'arma contro l'ansia. Diciamo che un altro punto a sfavore degli imperatori è che non potevano avere amici, potevano avere solo alleati temporanei. Però alcuni, segretamente, si appoggiavano a pochi uomini fidati. Schiavi liberati, generali fedeli, filosofi, medici personali. Era, diciamo, la loro rete di supporto mentale. Era una rete che, se sbagliavi persona, però diventava la tua rovina. E per questo, infatti, spesso la loro unica confidenza reale era con diari segreti, filosofi morti da secoli o dei che non rispondevano. Era un parlare con se stessi, in poche parole. Si fidavano solo di loro stessi, di nessun altro. Quando però lo stress diventava ingestibile, gli imperatori cosa usavano? Il lusso. Facevano dei bagni bollenti, facevano dei massaggi, usavano degli unguenti profumati, piscine tiepide. Però non era relax, era un'anestesia mentale. Il palazzo era praticamente un forno di tensione. Le terme erano l'unico luogo in cui potevano respirare. Però anche lì non erano mai soli. Erano sempre guardati, erano sempre protetti, erano sempre osservati. È una sorta di rilassamento, però sotto sorveglianza. È anche vero che molti soffrivano di insonnia cronica. Le fonti antiche lo dicono chiaramente. Molti imperatori dormivano davvero molto poco. Nerone, per esempio, passava notti intere a vagare per Roma travestito. Caligola aveva addirittura degli attacchi di panico notturni. Domiziano dormiva con un pugnale sotto il cuscino. Le paranoie, signori. Insomma, la notte effettivamente amplificava ogni ansia. Se non dormi, non ragioni. Se non ragioni, sbagli. E se sbagli, conseguentemente che succede? Muori. Semplice matematica del potere. C'erano delle diete specifiche, voi vi chiederete, magari mangiavano qualche cosa di un po' più... No, zero diete detox, zero diete detox, zero mindfulness. Gli imperatori mangiavano per due motivi: piacere o necessità politica. Però alcuni di loro seguivano una sorta di regime per controllare il corpo e quindi la mente. Settimio Severo, per esempio, mangiava pochissimo, quasi ascetico. Otone invece univa cibo e cosmetici come un rituale antistress. Vitellio cercava la pace nel ventre, 4 banchetti al giorno, poverino. Insomma, era semplice. Più il potere pesava, più il cibo diventava arma o fuga. Qui c'è un dato che è difficile da ammettere, però era evidente. Molti imperatori bevevano molto, vino forte, molto spesso, miscelato tra altre cose malissimo. Dici perché? Per staccare, per rallentare la testa, per smorzare la paranoia. Alcuni però ne facevano un uso tattico, cioè bere con i generali, con gli ambasciatori, con i senatori, per capire chi perdeva il controllo e chi no. Perché magari qualche cosa sbagliata poteva scappare dalla bocca in un momento di ebbrezza. Qui adesso entriamo in un dettaglio che probabilmente i libri di storia non ti raccontano o non ci hanno raccontato. Io perlomeno non l'ho mai sentita questa cosa, ovvero che molti imperatori erano ossessionati dal fisico, ma non per vanità, ma per sopravvivenza. Corsa, sollevamento pesi, allenamento con le armi, caccia e lotta. Perché il messaggio era molto semplice: più sei forte, più sei temuto. Più sei temuto, meno sei stressato. I romani non avevano psicologi, avevano l'addestramento militare. Qual era allora
diciamo, il giorno perfetto di un imperatore. Il paradosso. La verità? Allora, un giorno senza complotti, un giorno senza rivolte, un giorno senza attacchi non era rilassante, diventava sospetto. Perché? Il potere romano era una macchina che funzionava solo quando c'era tensione. Quando tutto era troppo tranquillo, gli imperatori pensavano: sta per succedere qualcosa. E puta caso, signori, succedeva. Abbiamo visto poco fa che Marco Aurelio usava la filosofia come rimedio. Beh, non era solo lui, anche Adriano, anche Antonino Pio, anche Giuliano l'Apostata si rifugiavano nei libri. La filosofia non serviva per diventare migliori, ma serviva per non impazzire. Era, diciamo, l'unico spazio mentale che non poteva essere avvelenato da senatori, generali o chissà quali nemici. Traendo un attimino le somme per concludere, lo stress li consumava letteralmente. Cioè, molti imperatori morivano giovani non per un assassinio, ma per un sovraccarico. Ulcere, febbri, collassi, cioè il loro potere era enorme, mentre invece la loro salute mentale era un completo disastro. E cosa ci insegnano allora oggi? Allora, la verità finale è questa: gli imperatori romani non gestivano lo stress, diciamo che lo combattevano e lo facevano ogni giorno, con rituali, violenza, sesso, filosofia, sangue, sport, vino, paranoia. Erano uomini che dovevano mostrarsi divini, mentre dentro erano devastati, dentro crollavano. E questa è la parte che la storia ammorbidisce un po', ma che qui, sulla Storia Nascosta, hai ascoltato e sentito quindi senza filtri. Spero quindi che vi sia piaciuto questo video, perché ne arriveranno altri, dipenderà ovviamente da voi. Lasciate un bel commento, iscrivetevi al canale e perché no, ci vediamo alla prossima curiosità, magari romana? Vediamo, ci pensiamo. Alla prossima.